Buonasera e benvenuti nella mia cucina, la cucina da tavola con Silvia. Allora, come vedete ci sono alcuni ingredienti sul tavolo, pochi, ne ma servono, buoni. ma buoni esattamente, ne servono 4. Allora, sono 50 grammi di zucchero, io però ho preso uno zucchero particolare, questo è uno zucchero con l'aggiunta di vaniglia, infatti c'è un profumo fantastico e si trova solamente in un grande supermercato che sta... La traduzione è piccola. Esattamente, ok. Sono delle bustine, no? Ogni bustina sono 8 grammi più o meno. Poi ci vogliono 3 tuorli, un cucchiaino e mezzo di amido di mais o fecola di patate o farina di riso o amido di riso e 100 ml di marsala. Indovinate un po' che cos'è? Non si sa. La crema allo zabaione. Buona. Sì, esattamente, molto molto buona. Questa poi mi servirà per fare un dolce che adesso è nel forno. Però vabbè, non è che vi sto di tutto, no. Mi sembra, cioè, ovviamente vi servirà un pentolino perché tutto ciò va fatto sul fuoco. Allora, fuori dal fuoco mettiamo i 3 tuorli, eccoli qua, il cucchiaino e mezzo di fecola di patate e lo zucchero e lo frustiamo abbondantemente. Intanto che tu frusti, sì. È una ricetta lunga questa? Ma scusate il rumore, io più di quella di plastica, ragazzi, cioè non posso, Le fruste che non fanno rumore non c'è stanno. Non esiste. Ecco, dicevo, è una ricetta, no, lunga per niente, assolutamente, solo che questa qua potete mangiarla come dessert, perché voi fate dei bei bicchierini, magari li fate anche di cioccolata, questi bicchierini, vi sto da tutte ricette che non dovrei, però diciamo che è una ricetta decisamente veloce, è una ricetta decisamente a basso costo perché il marsala è un liquore che comunque facile da trovare, assolutamente sì, anche nei supermercati sì, meno elevati è bellissimo, più diciamo più alla mano, ecco, esatto. Facciamo così, alla portata di tutte alla le portata tasche. di tutte le tasche, esattamente. Ok, detto ciò andiamo sui fornelli e andremo ad aggiungere il marsala. Allora, guardate che bel rosso innanzitutto, queste uova che abbiamo preso, che noi quasi sempre queste usiamo, se non quando prendiamo quelle fresche da Davide De Propris, che sono buonissime, tra l'altro. Mettiamo tutti i 100 ml di marsala e continuiamo a girare fino a che non arriva ad ebollizione e, come succede anche per la crema, si addensa un pochino. A questo punto tolgo la frusta, contenti, tutti contenti, ho sentito Evviva! Non fa più rumore. Ma questa ricetta, oltre a questa di silicone, sentite? Non si sente niente. Questa ricetta, oltre che andare nella ricetta che devi fare questa sera, può anche essere un qualcosa da bere così. Non si beve, viene una crema, non si beve. Sì, una crema. Sì, infatti il dolcetto che dicevo prima. E per le dosi che tu hai fatto, per quante persone andrebbero bene? Ma questa in realtà è una dose che si mescola alla panna. Ok. Però basta aumentarle, diciamo che queste vanno per 3 piccoli assaggini di crema, nel senso 3 bicchierini piccoli di cioccolato, può andare benissimo. Se avete, che ne so, 6 persone a cena, raddoppiate la dose e fatto. Ok? Ci vediamo quando si è addensata. Allora, come vedete si è addensata. Sì, ci vuole pochissimo. È veramente una ricetta velocissima, ultra veloce. Praticamente questa è una ricetta che, se volete, la potete fare, diciamo, che ne so, vi viene gente all'improvviso, come succede a casa nostra sempre praticamente, e che ne so, fate questa
e poi l'arricchite con la frutta o come dicevo prima fate dei, non so, dei bicchierini con la cioccolata, che non è che ci vuole molto, ci vuole un po' di cioccolata, scioglierlo e poi nel freezer, Adesso la mettiamo in una ciotola per farla raffreddare, perché questa deve essere ovviamente proprio fredda per quello che serve a me, ma anche per comunque se volete metterla, ripeto, nei bicchierini o farci, che ne so, anche dei pasticcini, scusate, dei mignon, no? Con la pasta asciutta, eccetera. A questo punto aspettiamo che si raffreddi un pochino e poi la copriamo con la pellicola, oppure come mi ha insegnato mia figlia, perché lei è molto brava in cucina, molto, mettete sopra un pochino di zucchero semolato, in maniera che fa una, quando è calda, in maniera che fa una specie di acquetta, diciamo, sopra, e quindi non secca, non viene la pellicina. Ed è anche saporita. Certo, beh, tanto comunque lo zucchero già c'è dentro. Quindi l'assaggio lo faccio dopo? Certo, adesso è calda calda, che assaggio vuoi fare? Madonna, vuoi assaggiare tutto, ragazzi, tutto. Mi voleva assaggiare pure la pasta asciutta. Io lo faccio anche per i nostri Ditegli amici. qualcosa. Ci vediamo dopo. Ciao. Allora, adesso che diciamo è tiepida, vado a mettere la carta sopra, in questo modo qua. Ho scelto di mettere la carta e non lo zucchero perché questa è già bella zuccherata e poi comunque diventerebbe troppo dolce, va bene? Questa la mettete al frigo oppure ovviamente se vi serve la usate subito, va bene? Dopo vi faccio vedere alla fine a che cosa ci servirà, va bene? Ci vediamo dopo? Però io poi l'assaggio lo devo fare. Va bene, assaggerai. Ci vediamo dopo, una bella sorpresa avrete. Ciao. Io lo so che questo non è la ricetta dello zabaione, però lo zabaione è servito per fare questa ricetta. Questa ricetta io ve la metterò comunque nell'info box, così se vi interessa potete fare anche questa qui. Vero, a tavola con Silvia? Assolutamente sì. Che cos'è questa ricetta a tavola con Silvia? A tavola con sé è una pasta asciutta con crema allo zabaione e frutti di bosco, che io ancora sto finendo di decorare, ma sai com'è, c'è chi va di fretta, vero? Ma io infatti volevo assaggiare lo zabaione e questo qui non è più lo zabaione di prima, abbiamo aggiunto la panna. Certo. Per questa ricetta, però vi assicuro, credetemi, che è veramente veramente buono, buono, buono. Ora se la mia dolce metà mi offre un cucchiaino, la tua dolce metà lo sta prendendo perché mi è rimasto un po' nella siringa, perché tanto io te lo lascio, lo sapevo che... Bravissima. Guardate. Guardate che spettacolo. Eccolo qua, vai. Assaggia dolce metà. Mi fai morire. Ragazzi, è da svenire per quanto è buona. Veramente, veramente buono. Che dire, continuate a seguirci, vedete le nostre ricette e soprattutto vedete la fine di questa e andatevi a vedere anche questa che veramente ne vale la pena. Ve la ricordo, ve la metto nell'info box. Ciao a tutti e ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao. Ciao.